ultima puntata del nostro Ilias Espresso Summer Edition. Ultima perché la settimana prossima abbiamo questa grande manifestazione sulla tecnologia per la formazione a Bologna, in Italia, la 21ª Ilias Conference, che è veramente un evento eccezionale per il nostro paese, quindi saremo tutti concentrati su questo evento dove abbiamo veramente tantissimi esperti da ben 3 continenti, perché abbiamo persone sia dall'Asia, dall'Europa e dagli Stati Uniti. Quindi veramente una manifestazione quasi unica sulle tecnologie per la formazione in Italia. Si parlerà di LMS e l'LMS protagonista è chiaramente Ilias Open Source, che è il promotore di questa conference assieme a noi di OSI Group, ma ci sono anche altre aziende attente alle tecnologie per la formazione. Una di queste è Delta Informatica, che è fra gli sponsor, fra l'altro, dell'Ilias Conference ed è protagonista qui con noi, con Alessandro Zorer. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao Roberto, buongiorno e buongiorno a tutti. E con Alessandro affronteremo proprio l'argomento che poi sarà anche parte della presentazione all'Ilias Conference la settimana prossima, e quindi un sistema di authoring per creare contenuti di simulazione molto interessanti e interattivi dal nome di Elevate, appunto per elevare la qualità dei vostri contenuti online. Però Alessandro ti chiederei di presentare un attimo Delta Informatica e Delta Lab, così entriamo nel merito. Va bene, allora, intanto grazie mille Roberto anche dell'invito. E sì, Delta Informatica è una realtà storica del mondo dell'ICT, ha sede a Trento, sede principale a Trento, è una realtà che ha più di 40 anni di presenza sul mercato, però è una realtà che ha, diciamo, varie attività anche come gruppo, no? Nel mondo dell'informatica. All'interno di questa realtà esiste appunto questo Delta Lab, quest'area che è focalizzata sull'innovazione, quindi sul portare avanti progetti di ricerca che sfruttano ovviamente le evoluzioni presenti nell'informatica, ma con ovviamente applicazioni ricadute di natura industriale sul business in vari ambiti. E uno degli ambiti che abbiamo appunto studiato in questi anni sono una serie di tecnologie che poi che ci siamo effettivamente resi conto hanno buone applicazioni nell'ambito dell'education, insomma, della formazione, dell'addestramento, insomma, e quindi poi ha prodotto effettivamente questo strumento. E aggiungo solo che, diciamo, noi riteniamo importante nel fare innovazione farla in modalità aperta, quello cosiddetto open innovation. Quindi ovviamente abbiamo una struttura interna dedicata a questo, ma è altrettanto importante per noi il collegamento, diciamo, la connessione con centri di ricerca, con altre realtà che ci danno anche know-how di dominio, in modo tale da portare avanti, diciamo, delle nuove soluzioni, ma frutto anche della collaborazione e del dialogo con vari attori. Ecco Alessandro, tu sei infatti responsabile di ricerca e sviluppo di Delta Informatica. Cioè, da che cosa è emersa? Come è emersa? Qual è stata la storia della nascita di Elevate? Che cos'è Elevate in fondo? Da dove viene? Ma allora, la storia è piuttosto lunga in realtà, pensando a, come dire, alla durata tipica dei progetti nel nostro ambito, nell'ambito ICT, che insomma è un ambito di rapida evoluzione, però il tutto è partito ormai quasi 8 anni fa con un primo progetto di ricerca molto avanzata su tematiche, si chiamava Presto, su tematiche di intelligenza artificiale, cioè il tema di avere degli agenti intelligenti in qualche modo artificiali, le tematiche di simulazione. E diciamo, il contesto applicativo era quello delle emergenze, quindi fasi di emergenza in cui ci sono vari attori che partecipano in maniera molto critica e con procedure ben codificate su una scena, come quella, avevamo fatto un esperimento anche proprio in ambito diciamo, di autostradale, di emergenza in tunnel autostradale, nel quale diciamo, attraverso appunto
le tecniche di serious gaming, e quindi il gaming applicato a un ambiente professionale come questo, di realtà virtuale, appunto di simulazione, si componeva una scena in cui attori artificiali, attori reali, diciamo discenti che partecipavano a questa scena, andavano a simulare delle procedure per appunto ottimizzare, poter diciamo rappresentare di fatto quello che poi diciamo, nella realtà va fatto in maniera molto coordinata e molto codificata. Da quel progetto di ricerca poi è disceso appunto Elevate, che è un altro progetto di ricerca da cui appunto ha il nome poi il tool di cui parliamo anche oggi, che è stata una conseguenza in parte quasi logica, nel senso che è stata prendere questi risultati e portarli in uno scenario diciamo di fatto di formazione a distanza, in cui è il singolo discente che in qualche modo usa lo strumento informatico, no? E quindi è il singolo discente che entra in un serious game di fatto per poter diciamo imparare anche qui possibilmente delle procedure o diciamo dei modi corretti di comportamento. Insomma, abbiamo poi visto tante applicazioni di questo, ma in questo caso diciamo il focus è una fruizione anche più semplice, che non richiede per esempio realtà virtuale, è possibile ma non è necessaria, no? In cui appunto la fruizione è singola, insomma può essere coordinata anche da un formatore, ma non è anche questo necessario, e quindi abbiamo in qualche modo poi esplorato alcuni aspetti come quello della gamification in aggiunta, e molto il tema della interattività, del coinvolgimento dei discenti. Certo. Ma infatti mi viene in mente che sicuramente uno degli obiettivi di questo tool è produrre un contenuto che proprio tramite il processo di gamification, di simulazione, rende facile l'apprendimento, lo rende più intuitivo. Noi negli anni, producendo come OC così tanti contenuti per l'e-learning, soprattutto tecnico, abbiamo visto come la realizzazione di strumenti che costringono l'utente ad interagire faciliti notevolmente l'apprendimento, lo porta a trovare la soluzione un po' anche da solo. E è da apprezzare, secondo me, anche il fatto che non c'è una spinta notevole verso un costo elevato del contenuto, perché produrre, e l'abbiamo fatto in tante occasioni, realtà virtuale, immersiva, quella proprio con gli Oculus o altri strumenti simili, o la realtà aumentata, è costoso. Quindi questo inevitabilmente, per esempio per aziende manifatturiere che fanno tanti prodotti e devo descrivere tanti prodotti, mi aiuta notevolmente. Ti vengono in mente altri obiettivi che avete visto che sono raggiungibili con l'uso di questo tool innovativo di Elevate? No, ma dici correttamente, uno degli obiettivi che ci eravamo posti era quello di mettere in mano a un esperto di dominio, un instructional designer, uno strumento che non richiedesse nozioni complesse, articolate di informatica, di programmazione, no? Nozioni tecniche e non del loro dominio, giustamente, per poter realizzare dei percorsi formativi interattivi. Questo era, da un certo punto di vista, forse la sfida principale, no? Perché ci possono essere tante soluzioni, ma se è molto complesso, molto costoso, richiede molto tempo, poi alla fine la fattibilità e i casi in cui questo è realmente applicabile si riducono veramente tantissimo. Quindi l'obiettivo che riteniamo di aver centrato è proprio quello di aver realizzato appunto un tool di authoring in cui tutta la complessità è già sotto, nel software, nella piattaforma, e invece da uno strumento semplice, che poi magari dimostreremo anche, per disegnare questi grafi che di fatto rappresentano delle storie interattive con delle scelte, no, e dei frammenti, che sono il meccanismo poi di interazione, no, col discente, in maniera estremamente semplice. Noi abbiamo avuto delle esperienze nel mondo, per esempio, delle istituzioni pubbliche, degli enti locali, piuttosto che anche con degli studenti scolastici, insomma, in cui effettivamente la fase di training iniziale per l'utilizzo dello strumento è minimale, e poi, diciamo, in autonomia chi conosce il dominio, chi sa cosa vuole, diciamo, qual è l'obiettivo didattico, no? qual è i percorsi. Uno dei fattori interessanti in questo caso è che non c'è un percorso unico, ci sono tante scelte
e in cui alcune possono essere migliori, no, dal punto di vista del discente poi che effettua queste scelte, altre possono essere meno desiderate, ma in realtà Possiamo sono delle dirlo peggiore. alternative. Esatto, ed è anche interessante capire cosa succede, no, in questi casi, cioè vedere, diciamo, cosa succede dopo, proprio come in un gioco interattivo di fatto, no? Per cui sicuramente uno dei focus importanti è stato quello di mettere a disposizione uno strumento semplice e rapido, no? Con anche un'anteprima, cioè proprio per dire, vedi subito quello che stai costruendo, no? Hai la possibilità appunto poi di adattarti nel tempo in maniera molto rapida, senza bisogno di costruire una grande macchina per poi accorgerti magari che non era esattamente quello che si aspettava il tuo utente, no? Per cui questo è sicuramente uno. E dall'altra, l'abbiamo un po' detto prima, l'obiettivo che avevamo era quello di in qualche modo stimolare, no, il discente con quello sono quelle tecnologie che ci consentono effettivamente, no, di renderlo partecipe con Certo, l'interattività, certo. di stimolarlo con la multimedialità, di stimolarlo con il tema della gamification anche in qualche modo, no? Stimolare quello che tipicamente tutti abbiamo anche, no? Voglia di riconoscimento, di competizione, no? Il fatto di rendere semplice e ripetitivo la possibilità di ripetere semplicemente, non di fare ritraining. Ecco, dal punto di vista del discente, questi erano un po' gli obiettivi che abbiamo tenuto in mente nel Certo. progetto Elevate, proprio perché, come dici tu, il progetto Presto, diciamo, era molto interessante, ma l'applicabilità pratica era veramente su pochi casi, su poche realtà. Averlo portato quel tipo di approccio sulla forma invece della formazione a distanza, ovviamente era sfidante, ma era proprio stimolante, perché significa invece aprire molto le possibilità di mercato, ma anche di impatto. No, mi viene in mente un altro aspetto proprio che nasce dall'affiancamento dell'instruction designer, cioè la persona magari più esperta nella redazione di contenuti e l'esperto in materia, che so, l'esperto, dicevi prima, della sicurezza nelle autostrade. Quello che nel settore dell'e-learning, nel nostro microsettore, si definisce SME, che non vuol dire Small Medium Enterprise, ma in questo caso vuol dire Subject Matter Expert, cioè l'esperto della materia. È una cosa che io ho notato in Elevate, che nel momento in cui si vanno a strutturare i contenuti, c'è una sorta di naturale composizione che segue un processo di manutenzione di sicurezza. Cioè non ho una pagina vuota digitale che devo riempire preoccupandomi anche di quale strada proporre per raccontare la storia. In realtà Elevate un po' uno stile flowchart te lo dà e quindi già ti impone di dire guarda, arriva qui e proponi delle scelte, quindi ti spinge all'interazione. E quello che ti volevo chiedere era proprio cosa intendete voi come interattività in Elevate? Ma innanzitutto, diciamo, quello che hai detto tu, Roberto, mi stimola due aspetti tra di Elevate, che uno che non avevo messo in evidenza. Uno è il tema della collaborazione, no? Cioè nel progettare lo strumento di authoring abbiamo cercato di progettare uno strumento non pensando, come dire, lasciatevi dire l'esempio al PowerPoint, che è uno che ci lavora, ma Certo. un ambiente collaborativo in cui diverse figure possono cooperare nel tempo e lavorare anche sulle stesse storie. Quindi questo, richiamando quello che dicevi, effettivamente, perché a volte ci sono anche competenze diverse che occorre mettere in pratica, no? per fare questi percorsi formativi. Diciamo, però al di là di questo, per tornare un po' alla tua domanda, diciamo, appunto l'obiettivo è quello che il discente si senta inserito in una storia, cioè quello che fa l'instructional designer, no? L'SMI, cioè alla fine è disegnare una storia. Il discente entra proprio nella modalità del serious gaming, entra in una storia e in questa storia fa delle scelte. Ovviamente c'è dietro un obiettivo didattico che è quello di chi disegna i percorsi formativi, no? Il discente ovviamente in qualche modo è partecipe nella storia, fa delle scelte in funzione di quello che è la progettazione della storia interattiva, no? Quindi il grafo, come si svolge il grafo, ci sarebbe anche la possibilità di dire uno ha fatto una scelta, no? E poi torna magari dopo nella storia a quel frammento precedente, come se fosse
però è proprio, come dire, disegnare, no? Adesso vanno un po' di moda questi film, che sono film in cui lo spettatore partecipa e può fare delle scelte, il paradigma è un po' quello di fatto, no? Per cui il discente in realtà è parte di una storia, fa delle scelte, vede, diciamo, dei risultati, quello che vede possono essere video, possono essere testi, possono essere grafici, possono essere video ripresi realmente, come vedremo nell'esempio dopo, o possono essere video realizzati attraverso strumenti, diciamo, di realtà virtuale, insomma, che però sono già integrati nel tool. Però indipendentemente dal modo in cui si vuole far fluire la storia, alla fine è diciamo, il discente è l'attore, no? È l'attore che poi partecipa all'interno della storia e che alla fine poi della storia, no? Può eventualmente ripeterla o può, diciamo, per come è stata pensato l'obiettivo didattico, sapere, diciamo, anche rispetto a quello che era l'obiettivo, quanto ha ottenuto, come, perché, avere un feedback, insomma, eccetera, eccetera. Però diciamo che l'interattività è massima, cioè il protagonista di fatto è il discente, non c'è, come dire, c'è uno script ovviamente, ma c'è uno script molto ampio, no? In cui uno, cioè il discente può in qualche modo, interpretando il suo ruolo, può andare a percorrere, diciamo, quello che era l'obiettivo del formatore. Ed in questo quindi quali sono i settori di applicazione? Adesso noi abbiamo vissuto per esempio nei primi applicativi la simulazione di procedure di sicurezza o di manutenzione di macchinari. Avete già fatto altre esperienze con Elevate? Allora, noi siamo partiti proprio anche per l'estrazione che dicevo prima di Presto nel mondo delle emergenze, quindi abbiamo fatto esperienze, diciamo, nell'ambito appunto, diciamo, emergenziale, quindi vigili del fuoco, per esempio, no? Abbiamo fatto proprio degli esercizi assieme diciamo, alla scuola antincendi, in questo caso diciamo, dei vigili del fuoco di Trento, che loro stanno effettivamente anche inserendo nei loro percorsi formativi, per fasi proprio di addestramento, diciamo proprio di micro learning molto puntuale, no? E quindi il tema diciamo emergenziale, il tema in cui è molto, molto codificato il comportamento ed è molto necessario anche ripeterlo nel tempo per non perderne memoria, no? Ed è molto utile anche però vederle queste cose, non solo leggerle. Ecco, è chiaramente uno di quelli in cui si applica meglio, però quindi il mondo emergenziale, abbiamo anche avuto, diciamo, vari dialoghi con la Croce Rossa, insomma, quindi da quello siamo un po' partiti. Effettivamente il mondo della sicurezza sui luoghi di lavoro, altrettanto abbiamo fatto lavori, perché ovviamente anche in questo caso si beneficia del fatto che ci sono già delle procedure ben codificate, ci sono anche degli obblighi normativi e quindi avere anche una fase in cui, diciamo, intermedia tra la parte teorica e la parte pratica, no? La parte di addestramento in campo, in cui si fa una simulazione, un po' come diciamo, nella metafora di fatto del simulatore di volo, no? Io prima di andare sull'aereo la provo, diciamo, no? Online, mi immergo in un ambiente, come dire, simile a quello che poi troverò. Ecco, quello è un altro contesto, quindi quello diciamo, anche degli ambienti ad alto rischio, no? In cui anche lì ho delle procedure molto, molto ben codificate. Abbiamo fatto delle esperienze sul tema un po' anche lì simile, ma un po' collaterale, diciamo, del tema del benessere in ambito aziendale. No? Quindi la postura, i comportamenti, no? Diciamo, i pesi e quant'altro, è un altro di quei contesti in cui effettivamente questo tipo di strumento può essere molto, molto utile. Poi abbiamo visto degli utilizzi che non avevamo immaginato all'inizio, molto particolari in ambito più comunicazione che formazione, per cui comunicazione istituzionale, per esempio politiche molto articolate e complesse su welfare, no? In cui tipicamente la comunicazione pubblica è, no, la procedura molto lunga, in cui magari uno ha bisogno di sapere tot e invece deve capire tutta l'architettura normativa, insomma, no? Anche in questi casi, con una finalità diversa, però abbiamo visto che uno strumento di questo tipo, che, diciamo, che consente anche una partecipazione diretta, un dialogo con l'utente, in questo caso fra il spettatore che vuole comprendere delle cose, no? E che poi riesce a indirizzare bene anche le informazioni estremamente utili e interessanti. In ambiente museale l'abbiamo applicato anche qui per in qualche modo aiutare a costruire delle esperienze anche un po' da remoto.
sul tema della qualità, abbiamo visto, no, anche qui procedure molto articolate che ha delle applicazioni. E come citavi anche prima tu, un po' il tema della manutenzione degli impianti, no? che vediamo che è interessante, cioè in cui posso combinare, diciamo, no? Poi delle procedure che tipicamente vengono descritte anche attraverso fotografie e quant'altro, ma far entrare, no? Il manutentore, no? Direttamente dentro questo ambiente, questa storia, e vedere un po', aiutarlo a incanalare correttamente diciamo, la manutenzione, oppure appunto verificare prima che abbia capito realmente, no? Quali sono le scelte da fare e quant'altro. Sorrido, Alessandro, perché mi viene in mente che anche ultimamente ci è capitato in alcuni dibattiti di andare ad evidenziare come a volte c'è una resistenza verso una tecnologia perché in realtà non si provvede ad utilizzarla bene. Cioè, se io ho un LMS, quindi una piattaforma e-learning, e i contenuti che metto al suo interno sono una, diciamo, simulazione di quello che era Uninettuno con le videocassette 30 anni fa. Ovviamente il risultato ne risente. Questi esempi che ci hai citato sono veramente illuminanti, cioè in così tanti argomenti semplicemente si può arrivare a una produzione del contenuto di qualità che veramente rende interattivo, rende lo studiare o l'apprendere qualcosa un esercizio, no? Perché poi l'obiettivo, soprattutto sul lavoro, non è mi studio il librone dalla A alla Z come all'università, è imparare puntualmente delle procedure, quindi magari andarle a rivedere anche nel momento della dimenticanza. Quindi è proprio un esercizio. Ecco, quindi Elevate è in fondo un imparare esercitandosi. Come vengono utilizzati gli esercizi, diciamo, all'interno di Elevate? Certo. Allora, noi abbiamo poi visto due modalità diciamo, di fruizione degli esercizi. Una è quella via web, quindi diciamo, anche senza un LMS, che è una modalità che vediamo appunto solo per ambienti, per finalità di comunicazione. Facevo prima l'esempio, no, delle procedure in ambito welfare, diciamo, no, pubblico. È chiaro che in quel caso lo si metti tratta in di un pubblicare sito, direttamente certo, sul web. Dal punto di vista tecnico, le pagine web sono pagine che vengono generate, hanno all'interno degli script che dialogano con la piattaforma Elevate, no? E quindi le scelte, cioè tutto, diciamo, funziona come su un LMS da un certo punto di vista, però non è inserito in un contesto appunto formativo con tutte la ricchezza, no, di un ambiente come Ilias. E l'altro invece appunto, perché è quello da cui siamo partiti, il nostro obiettivo poi nel realizzare Elevate, è quello che Elevate vada in coppia con un LMS. Quindi Elevate è un tool di authoring nel quale appunto che realizzare dei moduli, no? Che possono essere anche composti con altri moduli formativi che sono già presenti e che diciamo, quindi Elevate, poi lo vedremo anche lì rapidamente, può consentire di esportare questi moduli verso i DIAS, Informatics API, XAPI nel caso di DIAS, ma può essere anche SCORM per altri casi, e a quel punto la fruizione in realtà è una fruizione che c'è dentro i DIAS, quindi diciamo, il discente vede i DIAS, vede quel modulo, e però nel caso in cui appunto quel modulo sia stato realizzato con Elevate in maniera anche trasparente per lui, in realtà dietro, diciamo, la parte di motore che gestisce la storia interattiva è quello di Elevate. Però, diciamo, la fruizione di fatto principale, poi anche quello diciamo, che ci interessa mettere in evidenza oggi, è proprio la combinazione Elevate certo, più Ilias, perché in questo caso c'è tutta la potenzialità di Ilias più anche questa feature, diciamo, no, della storia interattiva che può andare a realizzare alcune tipologie di corsi. no, hai citato bene, giusto, bisogna anche citare e tornare al nostro LMS Ilias. Direi che è importante sottolineare questa integrazione con il nuovo standard XAPI, e fra l'altro all'Ilias Conference la settimana prossima ci sarà una delle primissime presentazioni
interattive sull'X-API in italiano, che sarà tenuta da Nicola Mastrolilli. Lo cito perché ho visto quello che lui intende fare ed è veramente fantastico, perché si tratta di far interagire le persone con degli oggetti e questa interazione poi viene registrata dall'LMS. E anche Elevate è così. Provate a pensare che differenza c'è fra semplicemente dare il voto da 0 a 10, la fine o semaforo verde, semaforo rosso, e tracciare invece l'esperienza, no? Elevate si basa su delle scelte che l'utente fa, quindi posso capire anche se quelle scelte sono facili da identificare da una maggioranza di persone. Quindi il nuovo standard di XAPI consente di andare molto oltre la semplice determinazione di un voto, no? A cui siamo legati dall'ambiente scolastico. Quindi voi come vedete appunto l'integrazione con Ilias? Certo. No, no, appunto, noi vediamo l'integrazione con Ilias come, diciamo, come dire, pensando che Elevate sia lo strumento per il formatore, per, diciamo, l'instructional designer, per quella fase. Una volta, come dire, definito il contenuto didattico, si esporta in Ilias. A quel punto è l'ambiente, ovviamente, che vedono gli discenti, è totalmente l'ambiente Ilias. Noi manteniamo, diciamo, prevediamo in qualche modo che una volta che si fruiscono i corsi, il formatore utilizzi Elevate, ovviamente poi per evolverli, eccetera, ma più che altro per alcune statistiche che magari vi mostriamo, come la heatmap, che sono molto specifiche, no? La heatmap in realtà è appunto la mappa di calore si realizza sul grafo e quindi, diciamo, ha senso che rimanga nell'ambiente Elevate. Forse non l'ho detto, l'ambiente Elevate in realtà è un ambiente, diciamo, fruito via web, assolutamente via web, in cloud, insomma, quindi voglio dire, facilmente fruibile senza bisogno, come dire, di complicare la vita né ai discenti, ma in questo caso, dicevo, i discenti vedono Ilias né neanche i formatori. Per cui, diciamo, sì, l'integrazione è un'integrazione un po' da tecnicamente di fatto, insomma, di back-end, no? A parte la possibilità di andare a vedere delle statistiche ricche nel caso in cui interessi, diciamo. E scusa, segnalavo che c'è forse una domanda che può essere poi inerente alle cose che stavamo dicendo, visto? Ah, stai guardando già le domande. Io non lo sto ho visto facendo. questa e siccome era contestuale alle cose che dicevamo, magari se posso rispondo assolutamente confermando che si possono ottenere contenuti SCORM attraverso Elevate, anzi la prima interfaccia che noi avevamo previsto, anche ovviamente per ragioni storiche, era quella di SCORM, quindi certo. Il pacchetto SCORM. Abbiamo aggiunto anche poi appunto l'interfaccia XAPI perché ci rendiamo conto che anche il futuro è lì. la ricchezza diciamo, del dialogo con questo standard e quindi ovviamente abbiamo subito... Bisogna evangelizzare l'abbandono dello SCORM, ma è difficilissimo. Direi che è una super intervista, siamo anche avanti coi tempi, ma prima di passare alle domande, mi piaceva lasciarvi un po' di tempo se volete. È una cosa un po' inusuale per il nostro Ilias Espresso, però visto che parliamo di un tool, se volete fare vedere un esempio. Sì, perché sai, anche per esperienza, effettivamente poi, dimmi pure se vedete correttamente lo schermo, parlare di queste cose senza vederle è sempre molto limitante, no? Per cui almeno è giusto mostrarvi quello che è l'ambiente, giusto per capire un po' meglio le cose che anticipavo, no? E quindi, diciamo, questo è l'ambiente di authoring delle storie, no? Quindi è un ambiente completamente web. In sostanza c'è una finestra principale, che è quella dove si scrivono queste storie. Vedete, è un ambiente assolutamente visuale, no? E quello che vedete, quei quadri che vedete sono i cosiddetti frammenti, cioè io ho delle componenti didattiche, diciamo in qualche modo, no? che vengono mostrate al discente, che possono appunto includere come dicevo, scusate, una cosa che non ho detto è che il tipico processo è il processo un po', diciamo, no? Come dopo di costruire una scenografia, no? Una storia. Certo. Quindi si parte da uno storyboard può essere anche preso da template standard, come dice, dei flussi standard che uno eredita, oppure facendo una copia da altre storie, però tipicamente inizialmente uno mette dentro solo cosa vuole vedere, no? In quel frammento, cosa vuole mostrare al discente, no?
e quindi costruisce la storia pensando già a tutta la storia molto rapidamente, però mettendoci dentro delle frasi. Questo va benissimo perché, come dire, parti dal testo. Il testo poi può essere sostituito da immagini, da video o da video in realtà virtuale, però tutti questi elementi sono una scelta sul singolo frammento, no? E Quindi direi che qui si vede proprio questa sorta di struttura di flusso, no? Quindi esatto. uno componendo scrive le scelte, i criteri di scelta e poi elevate a comporli in qualcosa di Esattamente, e qui si vede fruibile. anche il fatto che non c'è nulla di programmazione in quelle cose che stiamo dicendo, no? Certo, Cioè l'ambiente di destra, che è l'ambiente appunto in cui come dire, progetto, no? Realizzo queste storie interattive, è un ambiente totalmente grafico. A sinistra, in funzione delle scelte, faccio, no? Scelgo per esempio quali sono come dire, le scelte che posso fare per passare da un frammento a un altro. Qui in questo caso, aspetta che vediamo, ricerca dell'incendio, cosa faccio no, approccio al locale, beh, posso avere due scelte. All'interno delle scelte ho varie, come dire, scelte prestabilite, può essere una scelta temporale, faccio passare 10 secondi, se non c'è una scelta allora passo al prossimo frammento, oppure è una scelta alternativa, qual è la condizione per passare, insomma, no? La domanda che posso certo. fare ovviamente al discente per stabilire in che percorso andare, insomma ci sono varie cose. A sinistra, vedete, abbiamo quella che l'anteprima, appunto, che è sempre presente proprio per vedere il risultato, in modo tale che io possa, diciamo, proprio mentre scrivo la storia, vedere il risultato di questa storia, no? Lo svolgimento di questa storia. Qui abbiamo scelto un po' questo esempio anche perché è un esempio che, adesso voi non sentite l'audio, è un esempio, diciamo, di una storia, diciamo, di un percorso di fatto formativo, anche strutturato, nel senso che è entrato dentro nella formazione fatta per gli istituti scolastici, no? Qui, diciamo, in provincia autonoma di Trento, per l'evacuazione in caso di incendio, ma la storia è stata realizzata da una classe superiore, diciamo, di un liceo scientifico. Quindi noi abbiamo dato in mano lo strumento ai ragazzi nell'ambito di un progetto e loro hanno realizzato la storia, hanno fatto le riprese, no? Hanno pensato assieme agli insegnanti allo storyboard, affiancati anche dagli esperti di dominio, insomma, che è l'azienda che aveva, diciamo, poi l'appalto per realizzare, diciamo, la formazione a distanza per gli istituti scolastici, ma, come dire, la storia e i video li hanno realizzati tutti loro. Le scelte, ovviamente, diciamo, gli esperti di dominio le hanno verificate, validate come correttezza di percorso formativo. Abbiamo scelto un po' anche per questo, no? Per cui, però, per tornare un po' all'ambiente di scrittura, no? Di authoring delle storie, Beh, come scusa se ti vedete, interrompo, ma credo che devo no. dire che l'effetto speciale, perché si vede che è un effetto speciale, dell'incendio che hanno fatto i ragazzi è dignitosissimo. Quindi Sì. questo ribadisce che noi esperti dobbiamo focalizzarci sul come, perché il fare poi è chiaro che le Certo, nuove generazioni sanno usare gli strumenti di redazione certo. come i cellulari o le telecamere. Qui un'altra cosa che vedete, no? Vedete una serie di scelte, che in questo caso la scelta era stata mettiamo dei bottoni sotto il video, in realtà c'è la possibilità di mettere queste scelte proprio sulla scena, quindi io posso tranquillamente fare un video senza nessun bottone, sulla scena metto delle aree, seleziono delle aree della scena in cui cliccando su quell'area significa dare un certo tipo di risposta, quindi posso porre delle domande, fare delle scelte anche grafiche, e a quel punto la navigazione nella storia avviene anche attraverso, in maniera molto ancora più rapida e più semplice, soprattutto per chi è nativo digitale, diciamola così, andando, no, a scegliere nella scena queste A interagire alternative, direttamente insomma. sullo schermo. Questo Quindi favorisce molto il mobile, no? Siamo abituati a è cliccare vero. sullo smartphone e Esatto, quindi esatto. è E poi c'è ovvio anche che, poco spazio per i testi esatto, e quindi si l'approccio sfrutta più deve la essere grafica del questo. testo, assolutamente. Beh, Magari per bene, vedere tutto al direi che volo. l'esempio è molto bello. Sì, diciamo che E, è caratteristico proprio perché intanto compone un po' il tema del video e della storia, no? Che ovviamente il fatto che è stato realizzato anche proprio dai ragazzi, ma anche, come dire, il fatto che poi quelle, ripeto, sono procedure standardizzate, codificate in ambiente, cioè in qualche modo istituzionale oltretutto, per cui insomma non è un gioco, diciamo, è un gioco, ma un gioco molto serio perché poi
può essere utilizzato anche in ambienti in cui si parla di rischio di sicurezza e quindi, come dire, l'importanza e la criticità dell'argomento è comunque sottostante e non viene scordata. Ed è realizzabile con dei budget limitati. Ricordiamocelo che non facciamo vedere al volo il tema della heatmap, no? Per capire proprio su questo esercizio una delle statistiche che noi mettiamo a disposizione, che è proprio specifica, è il fatto di colorare, ovviamente questo non è per il discente ma per diciamo, l'istruttore, di colorare diciamo, la mappa secondo la densità dei percorsi che gli studenti hanno effettuato. Questo dà, come dire, un'evidenza molto rapida, no, per capire effettivamente qual è la situazione, no? Quanto effettivamente è stato capito in funzione di dove si è andati, insomma, quindi c'è qualche strumento, diciamo, un po' anche sofisticato, specifico sul tema delle storie interattive, che viene in qualche modo messo a disposizione in aggiunta a quelle che l'LMS già in maniera molto ricca, come Ilias riesce a mettere a disposizione. Beh, qui sottolineiamo, avete visto cosa si riesce a fare con Elevate, no? Quindi per andare ancora più vicino e per toccare con mano questa ed altre modalità di realizzazione di contenuti di qualità e funzionali a un buon utilizzo della tecnologia per la formazione, chiaramente venite all'Ilias Conference la settimana prossima. A questo punto noi di solito lasciamo la parola a Ilario, il nostro coordinatore, se ci sono altre domande da parte del pubblico. Sì, ce ne sono di diverse, tante domande. Procedi pure. Allora, una è la differenza tra l'esplorazione e la competenza mostrata in una schermata precedente. Scusa, la differenza tra la formazione e la competenza? Sì, nella schermata precedente, sempre riguardo la struttura a destra, ok, scusami. c'era la differenza tra esplorazione e competenza. Okay. Se vogliamo andare nell'esercizio mostrato precedentemente. Esattamente per una sovrapposizione della barra di zoom. Non è qui? No. Cioè, era il discorso di in qualche modo seguire dei percorsi ed aumentare insomma il livello di competenza. C'era una barra in alto. Certo. Sì. Sì, è perché diciamo lo strumento consente sostanzialmente di definire degli obiettivi didattici generici o dei sottobiettivi. Per ogni obiettivo didattico o sottobiettivo didattico è collegato diciamo, o può essere collegato a una serie di cose, il raggiungimento di un certo frammento, il tempo di raggiungimento di un certo frammento, il fatto di seguire un certo percorso e quant'altro. Quindi diciamo, abbiamo creato un po' questa struttura attraverso la quale il formatore può declinare i vari obiettivi, può dargli un peso, anche una rilevanza, e può agganciare l'obiettivo a dei strumenti di rilevazione, sostanzialmente, che fanno sì che poi in automatico, quando un discente entra nella storia e la percorre, diciamo, si riesce sempre a misurare poi rispetto agli obiettivi che erano stati dati qual è il livello di raggiungimento, obiettivo e sottobiettivi. Quindi insomma la struttura è abbastanza articolata anche da questo punto di vista, proprio perché vuole sfruttare le potenzialità della storia interattiva per tradurre degli obiettivi didattici in un automatismo di verifica. Sì, questo è importante non solo all'interno di un singolo corso, come vediamo qui, ma anche, per esempio, integrando questo sistema con Ilias, aggiungo questa informazione, è poi possibile avere i risultati didattici dei singoli moduli classificati anche secondo competenze che si vogliono raggiungere, anche in Ilias a due livelli, quindi competenze e sottocompetenze, ed è chiaro che strutturando in questo modo l'offerta formativa in generale vado verso anche una automazione o una semi-automazione che mi consente di raccogliere dei dati con dei giudizi rispetto
alle competenze che io voglio sviluppare nel mio istituto scolastico, nella mia azienda, eccetera, eccetera, che sono oggettive, non sono soggette al giudizio di qualcuno. Scusa l'aggiunta, ma certo. siccome la gestione competenze è poco usata, secondo noi in Italia, volevo dare uno stimolo che c'è, ecco, cioè, è possibile farlo. Altra domanda, Massimo chiede, questo programma offre solo l'impostazione della storyboard o anche un ambiente virtuale dove creare gli scenari di tipo 3D o se in futuro chiaramente lo prevedete, e come si può usufruire degli esercizi creati se sono esportabili in qualche formato? Abbiamo citato SCORM, se ci sono altre possibilità. Ok, allora sulla prima domanda ho un po' citato prima en passant il tema della, diciamo, della possibilità effettivamente di realizzare delle scene virtuali anche in 3D che vengono fruite all'interno di Elevate come frammenti. È così perché noi abbiamo, diciamo, in beta version, però ce l'abbiamo, uno strumento che abbiamo realizzato che si chiama Eve, che fa utilizzo di Unity poi come tecnologia di base, però con il vantaggio che è integrato in Elevate, per cui tramite Eve io posso realizzare degli ambienti virtuali, realizzare poi delle scene, registrarle. A quel punto una scena registrata in Eve viene importata in automatico dentro Elevate e a quel punto diventa un frammento, no? Quindi l'utilizzo, diciamo, di questo viene fatto sostanzialmente realizzando queste varie scene, no? E registrandole in automatico e in automatico importandole. A questo punto i frammenti della storia sono tutte scene realizzate in realtà virtuale. Oppure possono essere anche, cioè, composte con altro tipo di scene, però insomma di solito quando uno entra nella realtà virtuale lo mantiene come paradigma. Però questo ce l'abbiamo, ripeto, è in beta test, però è stato realizzato. E scusami, adesso mi ho dimenticato l'altra domanda. Ah sì, no, certo, l'export, come dicevamo prima, l'export in questo momento è appunto su due standard, SCORM e XAPI. Okay? Abbiamo anche in corso qualche diciamo, integrazione diciamo, custom, laddove non è sufficiente in qualche modo l'integrazione standard, però diciamo, quello, cioè, gli standard li supportiamo entrambi. Bene, l'altra domanda è se i feedback si possono in qualche modo trasportare tra Ilias e Elevate. Ok, sì, vuoi rispondere tu o rispondo io? Non ancora, in questo momento il flusso è pensato appunto per l'esportazione, l'utilizzo in Ilias di fatto, e poi appunto come dicevo, diciamo, come dire, nella fruizione tramite LMS, poi l'idea è quella di rimanere nell'ambiente LMS, però una delle cose che effettivamente ci interessa esplorare è anche come rendere veramente più integrate le due piattaforme, quindi anche riportare indietro il feedback, le valutazioni e poter utilizzare anche appieno anche lo strumento di Elevate sulla parte di gamification per avere anche lì, diciamo. La difficoltà, lasciatemi dire, più che altro non è tanto tecnica, ma è di trovare una soluzione che poi sia il più possibile semplice per il formatore, per evitare che il formatore sia un po' di qua, un po' di là, insomma. Certo, no? Anche vicina agli standard, no? È ovvio che, sì. visto che la spinta è verso XAPI, conviene andare verso quella direzione. Martina chiede, sempre lo stesso tema, oggi l'integrazione tra Elevate e Ilias è quindi focalizzata sulla fruizione dei contenuti. C'è l'obiettivo futuro di potenziare l'integrazione tra il tool ed Ilias anche nell'ambito redazionale e quindi cita il media pool, i contesti, eccetera, o rimarranno sempre sistemi separati? Questo sinceramente la vediamo un po' più complicata, nel senso che effettivamente cioè, anche la complessità, no, di realizzare la storia interattiva su Elevate, portarla e inserirla, no, nella fase relazionale dentro l'IAS o anche l'MS, oggettivamente implica un'integrazione molto spinta. Cioè, andando a integrarsi via SCORM e XAPI, è abbastanza chiaro il ruolo distinto Authoring di due strumenti. Andare a pensare invece, potrebbe essere, se ci fossero delle esigenze, però la vediamo come una sfida insomma ancora molto, molto aperta. Sì, fra l'altro aggiungo che Ilias è un po' nel positivo
un'eccezione alla regola nell'avere il database interno, perché purtroppo è una scelta molto azzeccata, perché consente chiaramente di realizzare contenuti con frammenti interni, però non ce l'ha quasi nessun LMS, quindi diventa proprio uno strumento ad hoc. Però se ci saranno tante integrazioni, forse lo facciamo. Prendiamo il potrebbe essere di Alessandro, ci portiamo a casa Esatto. questo. Un'ultima domanda da Fabrizio. A proposito di telefonino, citavamo prima la possibilità di fruirlo sul telefono. Il layout della storia didattica è responsive? Assolutamente sì, sì, sì. È tutto responsive, è tutto testato su web, PC, su tablet e su mobile. Sì, 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 sì. Bene, Ottimo, abbiamo grazie. finito le domande, Ilario? Sì. Ottimo. Beh, direi che siamo a 46 minuti e 30 secondi. Ufficialmente questa ultima puntata di Ilias Espresso Summer Edition è stata anche la più lunga, quindi sicuramente un buon indicatore per Elevate e per Alessandro, che ringraziamo veramente per la collaborazione e per questa presentazione. Allora, beh, però invito anch'io tutti, se posso, a Bologna, visto che ormai siamo prossimi e noi avremo anche uno stand, per cui insomma qualsiasi altro approfondimento, dubbio, interesse che può avere generato anche questa presentazione, noi ci saremo e ben volentieri vi daremo anche, come dire, ulteriori elementi o vi faremo navigare in queste storie, insomma, per cui un invito anche da parte mia a partecipare numerosi alla conferenza di Ilias. Quindi ci vediamo la settimana prossima a Bologna per Ilias Conference e con i nostri interventi Ilias Espresso online. Ci risentiremo ad ottobre, inizieremo col botto, perché avremo niente po' di meno che il creatore di EduScrum dall'Olanda, e quindi veramente un ospite di primissima grandezza per parlare di modalità di redazione della formazione. Un grazie ancora ad Alessandro, a Delta Informatica e a presto con Ilias Espresso e settimana prossima tutti a Bologna. Arrivederci. Arrivederci.